Benvenuti sul mio canale, bentornati se non è la prima volta, invece se siete appena arrivati, come dico sempre scherzando, allungate il ditino e forza con un bel like e poi registratevi al canale, non costa niente, è gratis. Ma vediamo le cose importanti. Allora, come vi avete visto nel titolo, oggi andiamo a fare, tra le varie cose, questa gara qua, che è il campionato mondiale turismo 600, e adesso vi faccio vedere una cosa. Se avete, come me, vinto il Porsche GT3 911 del 2009, che sicuramente vi danno, se siete arrivati qua, vuol dire che avete fatto i menù del caffè precedenti e quindi nella Pan America avete vinto il Porsche, ok, avete sicuramente truccato, siete andati avanti, ma veniamo al punto. Se guardate qui, dove c'è scritto PP, punti prestazione di Gran Turismo, che vi fanno vedere dall'inizio cosa servono, vedete che per partecipare con la macchina comunque dovete avere massimo 600 punti prestazione. Quindi andiamo a vedere adesso come fare a rientrare in questa categoria. Io, vedete, avevo già un setting, adesso ve l'ho messo standard come ero arrivato io. Vedete che la mia macchina ha, se vedete in alto, 642 punti di prestazione, vedete in alto in cima a metà dello schermo. E adesso andiamo a vedere come fare. Allora, usciamo di qua chiaramente, torniamo sul menu mondo principale e andiamo in basso dove c'è la messa a punto. Cose importanti: non sotto sport, che qui vedete ho già acquistato vari kit, che come il computer sport, filtro dell'aria, la marmita, insomma cose che si possono mettere per aumentare le prestazioni della macchina e aumentare i cavalli. Dovete aver abilitato, ma se siete arrivati qui sicuramente ce li avete abilitati, perché la progressione dei menu caffè nella modalità carriera di Gran Turismo pian piano per far avanzare vi sblocca tutti i vari menu. Cosa importante da avere sono il limitatore di potenza da comprare, che vedete io ho già acquistato. Poi andiamo a prendere la zavorra, che invece la prendo insieme a voi, che può essere posizionata sia nella parte anteriore che posteriore della macchina. E poi andiamo sul menu semicorsa, come vi stavo dicendo prima, e dovete acquistare il computer personalizzabile. Allora, a differenza di questi due kit qui, che sono chiaramente il limitatore di potenza e la zavorra, che comunque vi servono, per settarli poi nei menu di configurazione e impostazione della vostra macchina, e vale per tutte le automobili, dovete avere il computer personalizzabile. Benissimo, abbiamo acquistato questi tre pezzi, oltre agli altri che avete preso prima. Torniamo indietro, andiamo su circuiti mondiali. Vedete, ad esempio, andiamo qua sul campionato mondiale turismo 600, che sicuramente vi capiterà. Vedete che siamo tornati al punto iniziale. Nel PP, punti prestazioni potenza, deve essere 600 inferiore. Adesso andiamo su impostazioni auto e qui impostazioni dettagliate. Allora ragazzi, qua se vi spostate sulla destra vedete che abbiamo regolazione potenza sotto ECU e regolazione prestazioni. Allora, io mi sono già fatto uno schema, ma adesso poi vi arriviamo al punto che avete visto all'inizio. Allora, prima cosa possiamo cliccare qua e scendiamo a 85. E poi limitatore potenza, anche lui lo portiamo a 85. Ci muoviamo con la crocetta di sinistra, chiaramente, e poi rischiaccio X me lo fissa, ok? Se adesso esco, vedete che in alto siamo scesi a 598 e 84, avete visto? E automaticamente siamo rientrati nel nostro range, quindi sotto i 600 pp. A questo punto, se io faccio ancora torno indietro di una volta con il tasto cerchio, vedete che sotto regolamento nei punti prestazione abbiamo 600 punti. E a questo punto possiamo partire. Se proprio volete fare come ho fatto io mi sono fatto, vedete, due schemi. Come si fa a fare lo schema? Io ho guardato schema max, che vedete se scelgo cambia in automatico e vi spiego. Allora, se vedete io ho due settaggi, ho 600 pp e 600 schema max. Per fare questi due settaggi e tenerli quindi in memoria, cosa serve? Vuol dire me li preparo e per le prossime gare posso già avere un setting per i 600 oppure tenere al massimo la prestazione dell'auto. Come si fa? Allora, una volta che abbiamo settato le impostazioni, guardate qui cosa cambia, vedete? Dovete andare qua, modifica schema impostazioni, scegliete aggiungi schema, qua potete cambiare il nome, date un nome, premete ok
e quando uscite vedete, adesso io ho lasciato il 3 per farvi vedere la differenza, potete scegliere tra schema max e vedete che siete fuori dal range consigliato. Ma se io scelgo ad esempio il 600 come che ho preparato prima insieme a voi, ecco qua, che in automatico ci dà il 600 che è quella potenza massima richiesta. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande o richieste scrivete nei commenti, rispondo sempre a tutti. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale come dico sempre. Forza, ciao a tutti!